Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel Tugurio. Oggi ho pensato di fare una recensione, non ne faccio mai, però ho questa macchina che ora vi farò vedere, ce l'ho da circa un anno e sono veramente felice di averla acquistata. Ma andiamo a vedere di cosa sto parlando. Sto parlando di questa sega circolare della Stanley, serie Fat Max, una serie in cui vari elettroutensili usano le stesse batterie, in questo caso da 18 volt. Ora andremo a vedere nel dettaglio cosa c'è dentro. Intanto ha un bel valigione bello ciccione di una plastica bella resistente. All'interno troviamo la nostra macchina con la relativa guida per fare dei tagli dritti, due batterie, una qui e una qui, ed il caricabatterie. Andiamo a parlare della macchina. È una macchina relativamente pesante, pesa 3,4 kg, però è solida, ha un pattino in alluminio, credo sia, comunque metallo bello solido, stampato naturalmente. Ha una lama da 165 mm, un foro qui di 19 mm, ha dei giri a vuoto da 0 fino a 4000 giri. Troviamo anche la chiave di servizio per il disco. Ha una batteria 18 volt 4 ampere, quindi bella potente e duratura. Può tagliare a 90 gradi un'altezza di 54 mm, a 45 gradi può tagliare al massimo 45 mm, quindi diciamo che è un buono spessore. Ha una lama in carburo da 165 mm con un foro da 19 mm. Ha una bella impugnatura di gomma morbida per avere più grip per le mani. Qui ha l'interruttore di sicurezza che appunto premendo questo e premendo questo, se no non funziona. Ha un'altra maniglia qui per aiutare la presa e rendere le lavorazioni più sicure. Questo è l'interruttore di blocco dell'albero motore per facilitare la sostituzione della lama. Batteria al litio da 18 volt e 4 ampere. Il caricabatterie, eventualmente con questo tipo di caricabatterie non è neanche necessario staccare la spina una volta finita la carica, perché si autoregola e quindi può funzionare anche come mantenitore di carica, il che non fa mai male. Ha i numeri impressi direttamente sull'alluminio. Con questa monopolina è possibile appunto inclinare la piastra e quindi inclinare l'angolo di taglio. Va da 0 a 45, forse 50 gradi. Ho preso questa macchina perché a volte, come tutti noi, capita di andare a lavorare al di fuori dei nostri laboratori, quindi avendo tutti avvitatori e quant'altro altri utensili a batteria, ho detto vabbè, una circolare a batteria secondo me fa al caso mio, così non serve corrente. Questa si tira fuori dalla valigetta e è pronta all'uso, quindi può essere utilizzata benissimo al di fuori dei nostri laboratori e vi garantisco ha un motore inarrestabile, è veramente un carro armato. Ve la consiglio. Sotto in descrizione vi lascio il link per prenderla su Amazon. Io l'ho comprata dal mio ferramenta di fiducia ad un costo di qualcosa meno di 300 euro, però appunto ha due batterie, non una. Ero andato a vedere, dico la verità, una macchina simile, ma al prezzo che ho pagato questa non riuscivo a prendere neanche il corpo macchina senza batteria, quindi ho detto no,
voglio una macchina seria, però non volevo vendere un rene per avere una macchina solida. Come avrei potuto notare, le recensioni non sono il mio forte, infatti cerco di farne il meno possibile, però questa mi sento di consigliarvela proprio col cuore. È una macchina eccezionale. Se ti possono interessare altre recensioni fammelo sapere sotto nei commenti, cercherò di fare del mio meglio. Spero che questa mia recensione ti sia piaciuta. Se ti è piaciuta, un bel like, iscriviti se non lo hai ancora fatto, punta la campanellina così da poter rimanere sempre informato e avvisato ogni qualvolta esce un nuovo video. La settimana prossima farò un esperimento, voglio provare ad aprire un'altra, tra virgolette, rubrica dove consigliarvi alcuni libri che secondo me sono interessanti da avere. Secondo me vi consiglierò dei libri che costano poco, come il primo, altri libri che costano un po' di più, però sono fondamentali per chi come noi ama il legno e a cui piace imparare a lavorarlo come si deve. Fammi sapere sempre sotto nei commenti se ti può interessare, se no io il primo video lo faccio uscire lo stesso, dopo eventualmente non ne farò altri. Ti aspetto la settimana prossima con questa nuova serie di video e poi vedremo se ti piace oppure no. Ciao!